Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. In descrizione vi lascio sempre i link ai prodotti e video consigliati. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Oggi vedremo come dipingere in modo semplice i capelli neri sulle miniature. Le luci da inserire nei capelli nero corvino possono avere diverse tonalità, più neutre e grigiastre o più tendenti al blu. Indipendentemente dal colore, dovremo concentrare le luci nei punti più voluminosi dei capelli, rivolti verso la luce. Nel caso di capelli che scendono lungo i lati del viso, con la riga centrale, è utile posizionare una striscia di luce intensa nella parte alta o appena più in basso per una luce non zenitale. Oltre a questo, illumineremo alcuni punti dei ciuffi più voluminosi. In ogni caso, dovremo creare una corona di luce coerente con la forma della testa, la riga di divisione dei capelli e la capigliatura. Nel caso dei capelli più lisci, può trattarsi di una zona di luce più regolare, ma mai geometricamente perfetta o risulterebbero poco naturali. Mentre se si tratta di capelli mossi, ricci o raccolti, dovremo assecondare la forma generale della capigliatura e poi studiare le forme delle ciocche. Noi creeremo una versione dal sottotono grigio antracite usando solo 3 colori. Come base è bene partire colorando tutti i capelli con l'acrilico nero. Anche se il primer è nero, è sempre meglio ripassare con il colore, perché spesso il primer è meno intenso e noi cerchiamo delle zone di ombra scure e piene. Se necessario, utilizziamo pennelli più o meno grandi in base alla superficie da coprire, fino ad ottenere un'ottima base di partenza. Il modello che sto dipingendo io è For Glory di Sia Sculpts, stampato in resina. Lo sto dipingendo in live su Twitch, quindi fatemi sapere tramite commento qui sotto se vi potrebbe piacere e interessare un video riassunto veloce delle elaborazioni che abbiamo fatto. Ora che abbiamo la nostra base nera, possiamo vedere come sotto le luci si notano delle zone su cui si creano dei riflessi più chiari, che ci possono essere utili come riferimento per comprendere meglio le forme del modello. Volendo illuminare più che altro il davanti, noi illumineremo la fascia interna dei capelli sciolti e la parte frontale di quelli legati sopra la testa. Iniziamo quindi unendo del grigio antracite al nero per creare un colore piuttosto scuro, che per il momento si vedrà poco. Coloriamo quindi le ciocche sopra la fronte ad eccezione della striscia di ombra e dell'attaccatura, cercando sempre di farlo in modo naturale. Poi passiamo alle ciocche sciolte, nelle quali alterniamo punti neri ad altri punti più chiari, in corrispondenza delle onde più voluminose. Lateralmente inseriamo la luce nella zona vicina al collo, lasciando poi ombra e schiarendo nuovamente dove prende più volume. Nella parte sotto illuminiamo le strisce verso l'alto, lasciando perdere le parti più vicine al corpo o quelle nascoste da altri capelli. Per ora non sembrano luci, ma poi lo diventeranno. Riprendiamo quindi il colore nero leggermente alleggerito a velatura e lo usiamo sia per sfumare meglio queste aree più chiare con il resto della testa, sia per inserire nuovamente le ombre se dovessimo averle perse di vista. Queste dovrebbero essere naturali, seguendo la scultura, e non è necessario che ci siano tra una ciocca sottile e l'altra, altrimenti rischiamo l'effetto spaghetti. A volte la totalità della ciocca è più importante delle singole sezioni. A questo punto passiamo al grigio antracite usato puro e un pennello sottile. All'interno delle aree che abbiamo appena colorato inseriamo queste sezioni più chiare e più piccole. Dovranno essere più corte e inserirsi al centro delle precedenti, come punti in cui si raccoglie ancora di più la luce. E come prima, se ci capita di sbagliare o sporcare le ombre nere, le andiamo a reinserire. Per sfumare meglio il colore più chiaro con il colore sotto, alleggeriamo quest'ultimo a velatura e ammorbidiamo il passaggio cromatico. Introduciamo quindi il terzo e ultimo colore, ovvero il bianco, che non useremo mai puro. Lo uniamo quindi al grigio antracite e ne creiamo una versione più chiara.
Con il pennello sottile, un po' come abbiamo fatto prima, inseriamo delle piccole sezioni di luce ancora più corte e nel punto più voluminoso di ogni curva. Per ora inseriamo le più importanti e visibili, ma poi dovremo renderle meno finte. Se le lasciassimo così singole e separate, non otterremmo un buon risultato. Per questo, dopo aver creato una traccia, ne inseriamo anche altre tra queste, in modo da ampliare la superficie dei riflessi della luce. Lo facciamo con una versione appena più scura del colore usato, così da creare comunque varietà, ma riempire gli spazi tra i singoli tratti. Non dovranno essere tutte lunghe uguali, ma dovranno adattarsi alla zona che stiamo andando a riempire. Usiamo poi questo stesso colore anche per ammorbidire lo stacco iniziale e finale della linea di luce, per renderlo sempre un passaggio naturale. Come ultima cosa, basterà riprendere la miscela più chiara e inserire alcuni piccolissimi punti di luce solo in zone specifiche. Un punto sulla ciocca davanti, alcuni sopra la fronte, giusto un paio nei capelli sciolti, senza esagerare, così da spezzare la ripetitività. Ci basterà seguire le stesse regole sul retro del modello, mantenendo i colori leggermente più scuri e ottenere così il risultato finale. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!